Ciao, bentornato nel mio canale e se sei nuovo benvenuto. Iscriviti al canale per non perdere nessun video che verrà caricato nel mio canale e quindi clicca sulla campanella e lasciami sempre un commentino qua sotto e un bel like. Mi raccomando, non costa niente, è gratis. Oggi parliamo di un punto per la macchina per cucire che si chiama il punto overlock. Molti di voi lo conosceranno di già, quindi diranno che rottura questo video, ma comunque è sempre meglio ripassare. Cosa serve questo punto? Il punto serve per rifinire delle parti del tessuto che sono sfilacciate, quindi evitando poi che si sfilaccino. Quindi diciamo che dovrebbe sostituire la taglia e cuci. La taglia e cuci non la sostituisce nessuno, questo io te lo dico, te lo dirò per sempre. La taglia e cuci è indispensabile e se vuoi fare almeno qualche cosa sia di creativo che di sartoriale, di carino, ben rifinito e velocemente, taglia e cuci tutta la vita. In questo video ti faccio vedere che si possono utilizzare due piedini diversi. Il primo piedino che andremo a vedere è il piedino universale, quindi un piedino normalissimo che nella mia macchina è T, un piedino T. Questo piedino è particolare perché permette al lago di cadere lungo il bordo del tessuto. Il lago deve cadere subito all'interno del bordo esterno. I punti da utilizzare in questo caso sono il 5, il 6 e lo 002. La lunghezza del punto che ti consiglio va da 2 a 3 e la larghezza del punto da 2,5 a 5. Per quanto riguarda il punto overlock, dobbiamo mettere il punto a 4 o a 5, che sono 4 o 5, che sono un punto zig zag, per impedire che il tessuto si sfilacci. E i parametri sono la lunghezza del punto dal 2 al 3 e la larghezza del punto da 2,5 a 5. Io li ho messi in questo modo. Posizioniamo il nostro tessuto in questo modo, facendo sì che la fine del piedino vada a toccare sempre questa parte qui, in questo modo. Punto a zig zag. Eventualmente possiamo utilizzare anche sempre un punto a zig zag però elastico, quindi in questo caso ho cambiato le dimensioni, quindi 2,5 per la larghezza e 2 per la lunghezza, quindi abbiamo sempre utilizzando il punto 0,5 che è questo qui. Andiamo e vediamo che questo punto è molto più piccolo rispetto all'altro che abbiamo fatto. Questo è adattissimo per i tessuti elasticizzati perché è un punto che è elastico, quindi se stai e devi evidenziare, rifinire un bordo elasticizzato, questo è l'ideale di punto. Se ci sono dei fili in più chiaramente li possiamo tagliare. Ripeto, questo è un tessuto che sfilaccia moltissimo, quindi questa parte qui noi la possiamo anche girare e poi ribattere, la possiamo ribattere. Il secondo piedino che possiamo utilizzare è il piedino sopraggitto, che nella mia macchina è indicato con E. Anche questo permette di cucire lungo il bordo del tessuto e dobbiamo far aderire la guida del piedino con il bordo del tessuto, quindi il bordo esterno destro. Il punto è un punto 8, la lunghezza da 2 a 3 e la larghezza da 5 a 7, quindi larghezza del punto sto intendendo. Quindi se tu utilizzi questi parametri ti verrà un buon punto sopraggitto, ma andiamo a vederlo insieme.
è il numero 8, che ha questa forma un po' particolare che vediamo anche qui, e automaticamente ci dice 5 di larghezza e 2,5 di lunghezza. Lasciamolo così. Ho utilizzato un filo diverso perché si possa vedere. La guida ci aiuta ad andare dritti. Ecco qui il punto. Impedisce alla stoffa di sfilacciarsi. Quindi, come ho detto inizialmente, questo punto dovrebbe sostituire il punto in taglie cuci ed è un punto anche decorativo, se vogliamo, quindi lo possiamo comunque utilizzare anche se abbiamo la taglie cuci per realizzare delle personalizzazioni ai nostri capi originali e carini, magari utilizzando un colore particolare che magari è in tinta, non è in tinta, ma diciamo si sposa con il tessuto. Per fare un esempio, un tessuto turchese, ci starà bene un filo giallo, per esempio, ecco. Quindi per personalizzare i nostri abiti, quindi anche, sembra strano, ma anche solo una cucitura può personalizzare tantissimo un nostro capo, proprio delineando come se fosse un pizzo, come se fosse proprio una rifinitura, e quindi il capo assume una visione diversa, una miglioria, se vogliamo. Possiamo utilizzare i fili che vogliamo, possiamo veramente sbizzarrirci, come dico sempre, perché il cucito è creatività. Quindi è importante conoscere la tecnica, io sono la prima che la tecnica è importante, ma se non si ha quella che è la creatività, noi resteremo sempre quasi come delle macchine che fanno sempre le cose un po' a stampo. E quindi l'ideale è anche personalizzare i nostri capi, anche utilizzare un po' la fantasia e farli a nostro gusto e a me piace moltissimo, per esempio, questa parte della creatività, dove io per esempio prendo un capo anche visto da una rivista e lo cambio e lo modifico, e anche solo con una cucitura lo puoi modificare, con un piccolo particolare, con un piccolo anche accessorio in più, perché magari quella maglia, in quella maglia non dovresti mettere per esempio un fiocco, mettendo il fiocco cambia completamente. Fammi sapere se tu utilizzi questo tipo di piedino, se questi tipi di piedino, questi tipi di punti a macchina, fammi sapere se li conoscevi tutti e due, se li utilizzi anche, e io spero che questo video ti sia stato utile, ti abbia anche tenuto compagnia, e io ti mando un grande bacio sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è terapia. Ciao, al prossimo video.